Qua, benvenuti a Ghana for Good. Oggi parleremo di un argomento che secondo me è molto importante per tutte quelle persone che in qualche modo vogliono trasferirsi in Ghana in maniera permanente o semipermanente. Questo argomento riguarda l'accommodation, quindi la casa. Come affitto una casa qui in Ghana? Siete pronti a scoprirlo? Cominciamo. Per semplificare ho diviso questa puntata in 6 piccoli sottocapitoli, chiamiamoli così. Il primo lo chiameremo Valutiamo le nostre necessità. Di che cosa ho bisogno? Che tipo di casa mi serve? Diciamo che oramai il mercato immobiliare qui è abbastanza evoluto e quindi le possibilità di case sono abbastanza buone e posso optare per tutta una serie di diverse opzioni. Parliamo di quelle che sono un po' le differenze tra l'Italia e il Ghana in termini di necessità. Qui si parte dallo studio, quello che chiamano studio apartment, che è composto sostanzialmente da un'unica stanza, quella che noi chiameremo monolocale probabilmente. E quindi lo studio apartment dove c'è un'unica stanza che contiene sia la cucina sia la zona giorno che eventualmente può diventare zona notte, più il bagno. Questo è il livello più piccolo solitamente di casa. Dopodiché le case vengono misurate, diciamo così, qui in base al numero di camere da letto. E quindi avremo la 2 bedroom, la 3 bedroom, 4 bedroom, eccetera. Quindi 2 camere da letto, 3 camere da letto, 4 camere da letto, 5 camere da letto, eccetera, eccetera. Di solito tutte le camere da letto, quantomeno la master bedroom, ma solitamente anche tutte le camere da letto hanno sempre qui il bagno in camera, cosa che non avviene in Italia per esempio. E solitamente qui le case, anche quando sono affittate in maniera non completa, quindi non con tutti i mobili dentro, al loro interno hanno sempre gli armadi delle camere da letto, quindi degli armadi a muro spesso, e la cucina. La cucina è sempre inclusa nella casa, è difficile che non si trovi una casa senza la cucina, più i relativi elettrodomestici. Quindi la differenza poi starebbe nell'affittare una casa che fosse arredata o non arredata, ma comunque gli armadi e le cucine sono quasi sempre forniti. Abbiamo detto, primo step, per valutare le nostre necessità dobbiamo capire di che cosa ho bisogno: un appartamento, una townhouse, quindi una casa in città, una villa in campagna, poi quanto grande, una camera da letto, 2 camere da letto, 3 camere da letto, di cosa ho bisogno. Questa, diciamo, è il primo step, è quello fondamentale, capire cosa abbiamo bisogno. Il secondo capitolo possiamo chiamarlo ricerca della proprietà. Ci sono diversi canali, ovviamente, per cercare la proprietà che preferiamo. Quello probabilmente più sicuro è quello di rivolgersi ad un agente o ad un'agenzia che si occupano di real estate e che quindi possono indirizzarvi verso tutte le case a loro disposizione e che vi permetteranno vi seguiranno. Quindi diciamo che evitano di fare un sacco di sbagli. Ovviamente questo qui è quando ha un costo. Solitamente il costo di un agente dipende anche dal valore delle proprietà a cui mi approccio. Per le visite di solito si paga una fee, si paga qualcosa, il costo che va solitamente dai 100 Ghana cedis per proprietà più economiche, fino anche a $100 per proprietà di una certa importanza. Oltre al costo per la visione, una volta firmato il contratto di affitto con il proprietario della casa, pagherò anche una commissione che va solitamente dal 5 anche al 10%, quindi può essere abbastanza importante. Come vedremo, gli affitti qua non si pagano su base mensile ma annuale, quindi ne parleremo. Quindi questo è un canale, l'agenzia o l'agente. Un altro canale possono essere i siti online, ci sono diversi siti online a cui si può andare a
fare ricerche, basta andare su Google a cercare rent house, hack, se ne troveranno diversi. Oppure uno strumento abbastanza utile è quello dei social media, specialmente i gruppi di Facebook legati agli espatriati in Ghana o ad Accra, che vedremo nel futuro, magari una volta avremo una puntata solo su questo argomento perché è interessante. Però ti ripeto, i gruppi di Facebook come Accra Expat, Accra International Expat, Ghana Expat o tutti questo tipo di gruppi solitamente sono una fonte interessante di possibilità per trovare delle accommodation a medio e lungo termine qua in Ghana. Questi sono sostanzialmente i canali più utilizzati. Dopodiché si possono anche trovare cartelli sulla strada o altre cose, ma quelli più importanti sono questi. Il terzo capitolo possiamo chiamarlo considerazioni sulla posizione. Perché? Perché come in tutte le città la posizione della casa fa cambiare tantissimo mille parametri. Costo, la vicinanza a determinate cose, eccetera. Come in tutte le città del mondo ci sono zone periferiche, ci sono zone centrali, ci sono zone più costose, ci sono zone meno costose. Accra è una città molto estesa, molto grande ed è importante capire dove conviene vivere se ci si vuole trasferire qui, perché in base alle proprie esigenze è meglio optare per un quartiere o magari un altro quartiere. Bisogna ricordarsi che Accra, come dicevo, è molto grande, il traffico è molto pesante, soprattutto durante la settimana, e quindi se si ha necessità, per esempio per motivi di lavoro, di essere in un determinato posto, ad un determinato orario, magari il classico 8, 9, 5 di pomeriggio, quindi i classici orari di lavoro, la cosa ideale è trovarsi il più vicino possibile, come in tutti i posti, immagino. Questo se diciamo, le possibilità economiche lo permettono. In quanto uno spostamento tra un quartiere all'altro o tra quartieri distanti magari una decina di chilometri durante la settimana può prendere anche più di un'ora. Non ci sono metropolitane, quindi si va tutto in macchina. Quindi premesso che è importante capire in quale zona io voglio stare anche per determinate esigenze personali, nominerò alcune delle zone che sono quelle solitamente più scelte dagli espatriati, perché zone più centrali o più sicure. Tra queste c'è sicuramente Cantonment, c'è sicuramente Airport Residential, c'è Osu, c'è East Legon. Negli ultimi anni anche le zone come Joulu sono diventate delle zone molto ricercate. Attorno a queste poi si estendono tutta un'altra serie di quartieri, da Ansoman, eccetera, che possono essere alternative interessanti se non si ha necessità di vivere in centro e costano sicuramente molto. Giusto per dare un'idea di quelli che possono essere dei prezzi delle zone più costose della città, ad esempio un appartamento 2 camere da letto in un complesso residenziale bello in una zona come Cantonment, dove c'è all'interno anche servizi come la piscina, la palestra, negozi, supermercati, eccetera, eccetera, può costare anche più di $2000 al mese, anche se negli ultimi periodi i prezzi cominciano un pochettino a scendere. Ovviamente anche in base ai periodi, perché nei periodi in cui arrivano più stranieri, diciamo così, i prezzi aumentano. Solitamente Natale è un periodo complicato. E c'è una cosa che vedremo meglio, ma come accenno adesso, quando parleremo di contratto, è il pagamento. Il pagamento degli affitti
qui in Ghana non avviene quasi mai su base mensile, bensì su base annuale, a volte addirittura biannuale, quindi 2 anni. Quindi non si paga l'affitto mensile, ma si paga l'affitto annuale. Quindi vi lascio immaginare che quando i numeri diventano intorno a 1000, 2000, 3000, 4000 dollari al mese, un affitto di un anno anticipato comincia a essere un valore importante. Parliamo adesso del capitolo successivo, che possiamo definire una volta quindi che io ho cercato la casa, visto esattamente dove voglio andare, capito più o meno quale zona voglio andare. Adesso comincerò a fare le mie visite presso le case che mi verranno proposte. Ci sono una serie di cose che vi consiglio di attenzionare quando andate a fare queste visite. Prima di tutto verificare le condizioni generali della casa, quello è ovvio, soprattutto se ci sono del tetto, se ci sono delle perdite di acqua, dei bagni, questo tipo di cose, ma questo è scontato. Però una cosa che vi consiglio anche di guardare è guardare quello che c'è attorno, perché per esempio alcune cose come per esempio l'inquinamento acustico viene poco preso in considerazione, per cui se si ha vicino a fianco un bar o una chiesa, soprattutto una chiesa, la domenica avrete alle 6 del mattino, molto probabilmente vi troverete con volume altissimo, poi diventa veramente difficile avere a che fare con situazioni di questo tipo. Quindi guardare sempre anche quello che c'è attorno è importante. Verificare che sia tutto in ordine, queste sono cose scontate. Il quinto capitolo possiamo chiamarlo valutazione dei costi. Lo abbiamo già accennato, lo riprendiamo. Pagamento in Ghana di un affitto per una casa a lungo termine difficilmente avverrà su base mensile. Bisogna dire che negli ultimi anni hanno cominciato su proprietà un po' più costose, quindi su quei appartamenti che diciamo qua noi diciamo si affittano in dollari, noi in Ghana Cedis, qualche proprietario ha cominciato ad accettare il pagamento mensile o almeno bimensile, quindi ogni 2 mesi. Nella norma qui il pagamento è annuale, anche se la legge consiglierebbe di approcciare pagamenti di tipo semestrale, ma quasi mai i padroni di casa li accettano. Addirittura, come dicevo, come accennato prima, quegli appartamenti che costano un po' meno, che quindi vengono affittati non tanto in dollari ma in Ghana Cedis, quasi sempre viene richiesto un pagamento di almeno 2 anni. Qualcuno chiede: ma cosa succede se io me ne vado dopo 6 mesi? Se uno se ne va dopo 6 mesi, solitamente il padrone di casa deve restituire i 6 mesi che non sono stati utilizzati. Questo lo fanno solitamente quando entra il nuovo. Sembra incredibile, ma è così. In Ghana quasi sempre bisogna andare su questo tipo di pagamento. Andiamo adesso a quello che è lo step finale. Una volta che io ho cercato la casa, sono andato a vederlo, ho guardato che tutto fosse a posto, mi sono guardato attorno che tutto sia calmo, comunque vicino a quello di cui ho bisogno. Una cosa importante da fare, che è l'ultimo step, è assicurarsi che il contratto di affitto sia in regola. Come fare come fare a verificare che tutto sia in regola? Ci sono una serie di accorgimenti e di cose che sicuramente a cui bisogna fare attenzione. Solitamente questi contratti hanno una durata di 2 anni, poi vanno rinnovati. Quindi come si procede? Bisogna verificare che innanzitutto quello che si programma il padrone di casa sia il vero padrone di casa e quindi farci vedere dei documenti di proprietà. Dopodiché verificare che il contratto sia effettivamente intestato al padrone di casa, appunto,
e che il bonifico o il metodo di pagamento sia verso la persona che è indicata nel pagamento. Questa è una cosa importante. Un'altra cosa che io consiglio di verificare è che le utenze siano tutte in regola, tutte pagate prima di entrare. Qui in Ghana i contatori dell'elettricità spesso sono di tipo prepagato, per cui non ci sono nessun tipo di problema. Si paga in anticipo quello che si vuole utilizzare, quando sta per finire ci viene indicato e bisogna ricaricare il contatore. Un'altra cosa che consiglio di attenzionare quando si va a visitare una casa è la presenza o meno del generatore. Adesso molto meno, ma qui in Ghana spesso manca la corrente e se non si ha un generatore si rischia di rimanere per molte ore al buio. La presenza o meno di security H24, qui è quasi sempre così, soprattutto nei compound più organizzati. Ci sono ovviamente diversi livelli di sicurezza. Ovviamente i compound chiusi, recintati, con le case recintate che forniscono una sicurezza H24, hanno anche un tipo di sicurezza maggiore, ovviamente con dei costi maggiori. Spesso capita che oltre al costo di affitto dell'immobile che verrà fatto al padrone di casa, ci sono dei costi aggiuntivi di condominio, chiamiamoli così, per il mantenimento di tutta una serie di servizi, security, palestra, generatore, eccetera, eccetera. Quindi anche a questo bisogna fare attenzione, perché in alcuni casi possono essere anche dei costi importanti. Quindi fare attenzione a tutte queste cose quando si va a visitare e sempre chiedere alla proprietà o a gente con cui abbiamo a che fare. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però nel generale penso che quello che ho detto può essere di aiuto a guardarsi attorno e a cercare di non far commettere errori. Come al solito, se avete delle domande, le potete mettere nei commenti qua sotto. Iscrivetevi al canale, dai forza, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!